I sentinellesi sono forse l'unica tribù rimasta incontaminata e incontattata sul pianeta e che vive sull'isola di North Sentinel nelle isole indiane delle Andamane nel Golfo del Bengala. Questo ovviamente in base alle scoperte effettuate fino ad oggi. Rifiutano con forza ogni contatto con l'esterno e ancora oggi vivono in quella condizione che per noi fu l'età della pietra. Questo dato ci dimostra anzitutto come possano coesistere insieme senza che una delle due parti ne sia a conoscenza o, come in questo caso, che una delle due parti interagisca con l'altra, due civiltà, una avanzata e progredita, in questo caso la nostra, e un'altra ad un livello ancora iniziale della scalata sociale e della civilizzazione. Un fattore davvero molto importante e che potremmo ipoteticamente replicare anche nel passato della nostra storia. Studi condotti in anni recenti hanno stimato inoltre che questo popolo, i sentinellesi, risieda stabilmente sull'isola da 60.000 anni. Oggigiorno l'isola è vincolata da leggi internazionali per impedire a qualsiasi imbarcazione, aereo o curioso di recarvisi ed è di fondamentale importanza il rispetto di questo popolo di rimanere isolati, soprattutto per preservarli da malattie che potrebbero letteralmente decimarli se non sterminarli. Quando il contatto fu imposto ad altre tribù delle Andamane, infatti, l'impatto è stato letteralmente devastante. La cronaca degli ultimi anni ci ricorda anche come nel novembre del 2018 l'americano John Allen Chau fu ucciso da alcuni membri della tribù dei sentinellesi perché aveva attraccato sull'isola e aveva cercato di instaurare un dialogo con loro. Nel 2006 invece due pescatori indiani che avevano ormeggiato la loro imbarcazione vicino a North Sentinel per dormire dopo aver pescato di frodo nelle acque intorno all'isola furono uccisi perché la loro barca, che aveva rotto gli ormeggi, si arenò sulla riva. È risaputo che i bracconieri pescano illegalmente nelle acque intorno a North Sentinel, catturando tartarughe e immergendosi per cercare aragoste e cetrioli di mare. La tribù ha dimostrato chiaramente di non volere un contatto e chi meglio di loro può avere ragione? Si tratta di una scelta probabilmente molto saggia. Ripercorrendo storicamente infatti la storia, vediamo come tribù a loro vicine furono annientate a seguito della colonizzazione britannica di queste isole. Le informazioni che abbiamo su di loro derivano in gran parte dalle osservazioni che sono state effettuate da imbarcazioni ormeggiate a distanza di sicurezza, così come dalle frecce che gli sono state lanciate contro o dai brevi periodi nel passato in cui la tribù permise alle autorità, soprattutto nel 1991, di avvicinarsi abbastanza per consegnare alcune noci di cocco. Non conosciamo neanche con quale nome si riferiscano a se stessi. I sentinellesi vivono cacciando e raccogliendo bacche e radici nella foresta che li ospita, ma si dedicano anche alla pesca nelle acque vicino le coste della loro isola. Diversamente dalla vicina tribù degli Jarawa, costruiscono imbarcazioni, canoe a bilanciere molto strette, descritte come troppo strette per contenere due piedi. Questo tipo di canoe possono essere usate solo in acque poco profonde perché devono essere guidate e spinte usando un palo come fossero una zattera. Impossibile per loro quindi potersi allontanare più di tanto dall'isola. Dai dati oggi in nostro possesso si ritiene che i sentinellesi vivano in 3 piccoli gruppi tribali. Le loro abitazioni sono di 2 tipologie: grandi capanne comunitarie con diversi focolari per più famiglie e rifugi provvisori che a volte si possono vedere anche sulle spiagge, senza pareti laterali e con spazio sufficiente per un solo nucleo familiare.
Dalle osservazioni compiute sappiamo anche che le donne portano una cordicella di fibre intorno alla vita, al collo e alla testa. Anche gli uomini usano delle collane e delle fasce attorno alla testa, mentre in vita hanno una cintura più spessa e portano sempre con loro lance, archi e frecce. Spesso sono stati descritti come una tribù che vive nell'età della pietra, ma questo dato non lo possiamo conoscere con certezza. Non vi sono elementi né a favore né contro per ritenere che i sentinellesi vivano in questo livello evolutivo della civiltà da sempre. C'è chi ipotizza che il loro stile di vita fosse diverso e più evoluto, ma che si sia adattato con il loro arrivo sull'isola. Altri studiosi, appunto, affermano invece come siano fermi in questo primo periodo della storia umana da sempre. Nella realtà dei fatti non lo sappiamo in alcun modo. Sappiamo però che oggigiorno utilizzano il metallo che è arrivato dal mare sulle loro rive o che hanno raccolto dai resti delle barche naufragate sulle barriere coralline dell'isola. Di controparte non possiedono alcuna tecnologia in grado di fargli lavorare i metalli, tantomeno di realizzare il ferro. Da dove provengano e quali siano le loro origini rimane ancora oggi un grande mistero. Da quanto si può vedere a distanza, i sentinellesi sono chiaramente vitali, ma anche sani, a differenza degli onge e dei grandi andamanesi a cui i britannici cercarono di portare la civilizzazione, ma che nella realtà dei fatti quasi sterminarono, soprattutto attraverso l'introduzione di malattie e anche batteri mai esistiti in quei luoghi. Le persone avvistate sulle rive di North Sentinel invece sembrano fiere, forti e sane e gli osservatori hanno sempre visto molti bambini e donne incinta. Nella seconda metà del 1880, Maurice Vidal Portman, funzionario britannico e responsabile degli andamanesi, sbarcò con una grande squadra sull'isola di North Sentinel, nella speranza di contattare il popolo che vi abitava. La squadra era formata da funzionari, detenuti e uomini di altre tribù andamanesi già entrate in contatto con i britannici. Trovarono sentieri e villaggi abbandonati di recente, ma nessun sentinellese. Dopo qualche giorno incontrarono una coppia di anziani e alcuni bambini che furono portati nell'interesse della scienza, così dicono le cronache del tempo, a Port Blair, la capitale delle isole. Come prevedibile, presto gli anziani si ammalarono e morirono, i bambini invece furono riportati sull'isola con numerosi regali. Non si sa quanti membri della tribù si ammalarono a seguito di questa ricerca scientifica, ma è probabile che i bambini abbiano trasmesso loro le malattie con conseguenze molto gravi. È una mera congettura, ma forse questa esperienza può spiegare la continua ostilità dei sentinellesi e il loro rifiuto al contatto con il mondo esterno. Nel corso degli anni 70 le autorità indiane effettuarono viaggi occasionali a North Sentinel nel tentativo di rendersi amica alla tribù. Spesso queste spedizioni avvenivano sotto il controllo di dignitari in cerca di un'avventura. Durante uno di questi viaggi furono lasciati sulla spiaggia 2 maiali e una bambola. I sentinellesi, appena li videro, uccisero i 2 maiali con una lancia e li seppellirono insieme alla bambola. Negli anni '80 le visite divennero più regolari, le squadre cercavano di sbarcare in un luogo fuori dalla portata delle frecce della tribù e lasciavano in dono noci di cocco, banane e punte di ferro. A volte i sentinellesi sembravano fare gesti amichevoli, altre volte, invece, portavano i doni nella foresta e poi scagliavano frecce in direzione della squadra di contatto. Nel 1991 sembrò esserci una svolta. Quando i funzionari arrivarono all'isola di North Sentinel, i membri della tribù fecero capire a gesti che volevano i doni e per la prima volta si avvicinarono senza armi. Entrarono persino in acqua in direzione della barca per raccogliere altre noci di cocco.
Ma questo contatto così amichevole non era destinato a durare. I viaggi per lasciare doni continuarono per alcuni anni, ma gli incontri non furono sempre amichevoli. A volte i sentinellesi puntavano le loro frecce verso il gruppo di contatto e una volta attaccarono una barca di legno con le loro adzes, un'ascia di pietra per tagliare il legno. Nessuno sa perché prima abbandonarono e poi ripresero l'ostilità verso le missioni di contatto, né se qualcuno sia morto a causa di malattie contratte durante queste visite. Nel 1996 le missioni regolari per portare i doni cessarono. Molti funzionari cominciarono a mettere in dubbio l'idea di contattare un popolo sano e felice che da oltre 55.000 anni, se non 60.000, viveva in modo prospero e indipendente. Per le tribù dei grandi andamanesi i contatti amichevoli, come abbiamo visto, avevano avuto solamente un impatto devastante. Quasi sicuramente anche il contatto prolungato con i sentinellesi avrebbe portato a tragiche conseguenze. Negli anni che seguirono furono effettuate solo visite occasionali e le risposte continuarono a essere diverse. Dopo lo tsunami del 2004, i funzionari effettuarono 2 visite per controllare a distanza, ovviamente, che la tribù fosse in salute e non soffrisse in alcun modo. Fu allora che le autorità dichiararono che non ci sarebbero stati ulteriori tentativi di contattare i sentinellesi, salvo quello descritto all'inizio di questo video, finito tragicamente. Come abbiamo ricordato più volte, l'isolamento estremo li rende molto vulnerabili a malattie verso cui non possiedono difese immunitarie. Per questo, quasi sicuramente, il contatto avrebbe conseguenze tragiche per tutte le tribù. Per assicurarsi che stiano bene e che non abbiano deciso di entrare in contatto con l'esterno, vengono effettuati controlli periodici da barche ancorate a distanza di sicurezza dalla riva. Come sappiamo, negli ultimi anni sono stati trovati sparsi per il globo diversi gruppi etnici definibili come incontaminati, ovvero che non hanno mai avuto contatti e rapporti, per fortuna loro, con ciò che definiamo la civiltà moderna e progredita. Conosciamo davvero ancora poco del nostro pianeta. Ci sono immense foreste ancora da esplorare, fondali marini da indagare, deserti e luoghi ancora da studiare alla ricerca di civiltà antiche o perdute. Questa storia antica e moderna che vi ho voluto raccontare ha un senso storico molto importante. Così come nel passato sono sicuramente esistite civiltà avanzate e poco progredite nel medesimo arco temporale, anche ai giorni odierni possiamo trovare questa stessa realtà. Quando i Sumeri o i Vallindi erano al loro splendore nel 3000 a.C., in Europa eravamo ancora nel cosiddetto stato della pietra. Ma prima di loro si potrebbe essere verificato lo stesso. Siamo davvero la quinta civiltà che cammina su questo pianeta come raccontano le tradizioni indiane? Quali e quante civiltà ci hanno preceduto? Per ora possediamo qualche indizio, ma negli ultimi decenni sono emerse prove, direi tangibili, che quelle che sembravano semplici teorie possiedono in realtà un retroterra storico e di prove oltremodo significativo. Indubbiamente siamo solo gli ultimi inquilini di una storia ancora tutta da riscoprire.